2 minuti dentro una cattedrale e all'improvviso Pussy Riot diventa un nome che rimbalza ovunque. Questa storia si può raccontare come cronaca, come politica, come tribunale. Qui la raccontiamo come documentario pop, un luogo, un gesto, un eco. E facciamo un patto, tono neutro, fatti verificabili, niente tifo da stadio, perché il punto non è scegliere una squadra, il punto è capire il meccanismo con cui nasce un'icona globale. Il 21 febbraio 2012 un gruppo di membri del collettivo Pussy Riot entra nella cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca e mette in scena una performance. Viene fermata dalla sicurezza, eppure, paradosso, proprio perché dura così poco, la storia è perfetta per essere trasformata in clip, racconto, simbolo. Tra poco ti dico perché la cattedrale conta quasi più della canzone e poi capisci perché il caso diventa mondiale. La cattedrale di Cristo Salvatore non è un edificio neutro. La cattedrale originale fu distrutta nel 1931 e quella attuale è stata ricostruita tra il 1995 e il 2000. Quindi il luogo porta già addosso una storia di potere, memoria e ricostruzione. Ecco perché dove moltiplica cosa. Un gesto in uno spazio così diventa immediatamente qualcosa di più di una performance, diventa un messaggio sul simbolo stesso. Qui si chiude il primo grande perché. In un posto così, anche una frase detta male, anche un movimento troppo rapido, anche un colore troppo acceso, sembra più di quello che è. Qui c'è una lezione che vale anche oggi nell'era delle clip. Non sempre vince ciò che dura di più, a volte vince ciò che si ricorda meglio. Pussy Riot in quel periodo viene percepito come collettivo e format performativo, maschere, identità, immagine. E un'azione breve può diventare enorme se si incastra nel punto giusto della cultura. In pratica loro non stanno solo suonando, stanno costruendo un'immagine che si stampa in testa come un logo. Nei mesi successivi la vicenda entra nel sistema giudiziario. 3 partecipanti identificate che corrispondono al cognome di Alekina, Tolokonnikova e Samucevic vengono arrestati a marzo 2012. Il processo parte a fine luglio 2012. Il 17 agosto dello stesso anno vengono condannate per hooliganism motivated by religious hatred a 2 anni in colonia penale. Amnesty International definisce la decisione un duro colpo alla libertà di espressione e parla di prigioniere della coscienza, collocando il caso dentro un dibattito internazionale su limiti e diritti dell'espressione artistica. E qui arriva un punto importante. Una volta che una storia entra in tribunale, smette di essere solo cultura. Diventa un fatto con conseguenze vere, con costi veri, con rischi veri. E qui succede una cosa tipica delle storie che diventano globali. Escono dalla cronaca ed entrano nel linguaggio pop, nei palchi, nelle immagini. Madonna, durante un concerto a Mosca nell'agosto del 2012, dice che esistono molte versioni della storia e aggiunge che non vuole mancare di rispetto alla Chiesa o al governo. Poi però fa il gesto che resta, chiede libertà per queste 3 ragazze e mostra Pussy Riot scritto sulla schiena, indossando anche una maschera. E Paul McCartney pubblica una lettera di sostegno indirizzata a Nadia, Katia e Masha, dicendo di sperare che le autorità russe sostengano il principio della libertà di parola e richiamando la libertà artistica. Questa ondata di attenzione internazionale fa una cosa molto concreta, impedisce al caso di restare locale. Nel bene o nel male lo rende una storia che il mondo si sente autorizzato a discutere. E se ci pensi, già questo è pop contemporaneo. Una vicenda giudiziaria diventa un'immagine da concerto, una scritta sulla pelle, una frase ripetuta dai media. Tra poco ti dico come questa storia continua fuori dalla cattedrale e capisci perché per loro la performance è un format, non un episodio. Il 10 ottobre 2012 in appello Ekaterina Samucevic ottiene una pena sospesa e viene rilasciata, mentre la condanna per Alekina e Tolokonnikova restano confermate. Questo messaggio cambia la narrazione. Non è una linea retta, è una storia che si sposta, si divide, si complica. E qui puoi immaginare cosa succede nel racconto pubblico. Per qualcuno è una correzione, per qualcun altro è solo un altro capitolo di una storia che non si chiude.
Qui serve un chiarimento. Pussy Riot non nasce come band da tour, nasce come collettivo di attivismo e performance e una parte centrale della sua identità pubblica è la critica al potere politico russo, in particolare a Vladimir Putin. E infatti, nella loro Punk Prayer, loro non stanno solo facendo rumore, stanno puntando il dito contro un'alleanza percepita tra potere politico e potere religioso. In quella performance chiedono alla Vergine Maria di cacciar via Putin, un testo che già da solo chiarisce quanto l'azione fosse pensata come gesto politico, non come semplice provocazione estetica. Ed è qui che entra in scena il patriarca Kirill, capo della Chiesa ortodossa russa. Per lui quella performance equivale a una blasfemia, ma non è solo un giudizio spirituale. Kirill in quegli anni viene spesso descritto come molto vicino al Cremlino e secondo diverse ricostruzioni mediatiche e analisi la Chiesa sotto la sua guida si è allineata in modo sempre più stretto allo Stato. Quindi il conflitto si fa doppio. Da un lato un collettivo che usa i simboli religiosi per un messaggio civico, dall'altro un'istituzione religiosa che si presenta come custode di quei simboli e che proprio per questo considera quell'atto un attacco. E qual è la risposta di Pussy Riot detta in modo semplice? Che la loro non è una profanazione gratuita, ma un gesto politico, una critica al potere e alla sua vicinanza alla Chiesa, e un tentativo di riportare quei simboli dentro una discussione pubblica. A questo punto capisci perché, dopo il 2012, ogni loro gesto diventa esplosivo. Non perché dura tanto, ma perché cade nel punto più visibile possibile, dove il potere non può più ignorarlo. Ed è qui che torna la strategia, cercare l'inquadratura più potente, perché il gesto di pochi secondi può diventare infinito. Nel 2014, durante le Olimpiadi invernali di Sochi, alcune di loro vengono attaccate da Cossacks che stavano aiutando a pattugliare la zona. I video mostrano l'uso di fruste e spray al peperoncino e la violenza coinvolge anche chi sta filmando. E qui spunta un dettaglio che dice molto sul clima di quel momento. Un vice premier, Dmitry Kozak, minimizza l'episodio e lo attribuisce a una provocazione del gruppo. Tradotto, non è successo perché qualcuno ha perso la testa, ma perché in quella cornice l'azione viene letta come disturbo dell'ordine. E questa è una chiave. In quel tipo di scontro la cosa più pericolosa non è la canzone, è la telecamera. Perché una frusta in un vicolo resta locale, una frusta in un video diventa globale. Nel 2018, durante la finale della Coppa del Mondo a Mosca, 4 membri invadono il campo travestite da poliziotte. È un gesto lampo, pochi secondi, ma davanti a Putin e alle telecamere di tutto il pianeta. La cosa affascinante è il trucco psicologico dell'uniforme. In contesti come quello, se sembri autorità, per qualche istante sei autorità. E infatti riescono a entrare nell'inquadratura perfetta prima che la macchina dell'ordine le fermi. Eccola la traduzione moderna di quei 2 minuti del 2012. Non si tratta di fare più rumore, si tratta di entrare dentro la narrazione ufficiale e incrinarla per un attimo. Quindi sì, la cattedrale è lo spartiacque, ma quello che succede dopo dimostra che non è un incidente. È un metodo narrativo, ripetuto, raffinato e sempre più a prova di telecamera. A questo punto puoi ricostruire la formula che trasforma 2 minuti in un mito, un simbolo visivo riconoscibile, un luogo che pesa storicamente, una clip breve, quindi condivisibile, conseguenze reali, quindi cronaca, eco internazionale, quindi amplificazione pop. Non serve essere d'accordo con tutto per capire perché succede. Un'icona pop globale nasce quando un'immagine diventa irraggiungibile. La vedi, ne senti parlare e ti costringe a una domanda. 2 minuti diventano globali perché il luogo moltiplica il gesto, la reazione lo rende reale e l'eco internazionale lo trasforma in immagine pop. Da lì non è più solo performance. E allora la domanda finale non è chi ha ragione, è cosa succede quando la musica entra in uno spazio simbolico e diventa video, processo, palco, discussione mondiale? Secondo te, oggi, un'icona nasce più da una canzone o da un'immagine?
Se questo tipo di storie, musica, simboli e retroscena ti incuriosisce, iscriviti al canale. Aiuta davvero a far crescere spigolature sonore e a portare qui altri racconti così. E soprattutto, dimmelo nei commenti, canzone o immagine? Noi ci vediamo nel prossimo video.